Buonasera, che piacere vedervi ancora qui, mi fa molto piacere, veramente, veramente, vuol dire che il nostro lavoro, le nostre musiche, le nostre presentazioni vi piacciono, vi interessano e continuate a seguirci. Vi ringrazio molto di tutto questo. Adesso andiamo a vedere questa sera che cosa ci presenta il maestro Torossi e vediamo quali musiche nuove possiamo proporre a voi affinché possiate goderne. Benissimo, grazie tante, andiamo a vedere, buonasera. Stefano, tutto bene? Tutto bene, grazie. Sì, L'importante è resistere. Assolutamente. Senti, parliamo un attimino oggi di questo disco di Britten che noi abbiamo pubblicato un po' di tempo fa. Ma questo Britten, ma chi era? Vado a raccontarti. Raccontaci tutto, vai. Il padre di Benjamin è un dentista, buon dilettante di musica, bravo a identificare immediatamente e a favorire la forte inclinazione musicale del figlio. La madre, un tipo un po' particolare, anche lei appassionata di arte, ma dotata di una grinta quasi patologica, senti qua, decide che il piccolo dovrà diventare una personalità tanto grande da trasformare la famosa triade musicale Bach, Beethoven, Brahms in un quartetto con l'aggiunta del nome Britten. Le 4 B della musica. Mica male, però. Era lungimirante la signora. Caspita. Ah, mamma, che c'è. Questa è veramente una curiosità importantissima. Sì. Non la sa nessuno, no, questa, te lo garantisco. Bravo, benissimo. Mamma Britten. La quarta B. Sì. Capito? E allora? Allora, lui studia senza troppo entusiasmo, ma con molto profitto, perché in realtà è bravo. E in varie scuole di buon livello, ha molte insegnanti private, tutte donne, una delle quali lo presenta Frank Bridge, celebre musicista noto per rifiutare inflessibilmente le lezioni private. Ma lui, per Benjamin, fa un'eccezione, anzi scrive addirittura un biglietto a papà Britten in cui dice: «Ho molto piacere ad aiutare vostro figlio, ha doti eccezionali e con la vostra comprensione attorno a lui conseguirà grandi cose». Ah, però. Una bella spinta. Caspita, civicchia, importantissimo. Lui è un ragazzo sensibile, oppresso da un'educazione puritana in cui il senso del peccato è molto presente e lui ne soffre fino ad avere notti piene di incubi. E questo ci porta poi a, diciamo, quello che segue, ed è che intorno ai 20 anni, dopo aver approfondito lo studio della secessione viennese e di Freud, fa la conoscenza del poeta Oden, il quale lo porta dolcemente al riconoscimento della propria omosessualità. Questo era il problema della sua giovinezza. Ecco. E alla liberazione dall'incombente senso del peccato e del segreto che fino a quel momento lo aveva ossessionato. Lo vedo, l'avevo oppresso proprio. Conosce il tenore Peter Pears, che diventerà l'interprete prediletto delle sue opere, nonché il compagno di tutta la sua vita. Insieme partono per gli Stati Uniti alla scoppio della guerra e lì passano gli anni del conflitto. Nel dopoguerra Britten torna in Europa, acquista una residenza a Aldeburgh, vicino a casa, e fonda l'English Opera Group, con l'obiettivo di rilanciare il teatro e la musica inglese. Una parte del repertorio rappresentato sono lavori destinati ai bambini, che sono numerosi fra il pubblico e a cui Britten si dedica con incontri e spettacoli. E qui viene fuori il secondo problema della sua vita. Naturalmente questa bella iniziativa è immediatamente al centro di maldicenze di tutto il vicinato. Certo, che, evidente. Associando la presenza dei bambini alla ormai nota omosessualità dei padroni di casa, il fatto che all'epoca era ancora un reato in Inghilterra, l'omosessualità era un reato, fa rapidamente naufragare tutto. Figurati. Figurati.
Comunque, nel frattempo la fama del compositore cresce, è ormai mondiale. Le sue opere vengono rappresentate alla Biennale di Venezia, alla Royal Opera House e al Festival dei Due Mondi di Spoleto, al quale noi siamo andati tante volte e abbiamo visto delle cose. Sì, delle opere di Britten, certo. Ma lui, il povero Benjamin Britten, è vittima di una malformazione cardiaca e alla fine, come ultima sua creazione, mette in musica Morte a Venezia di Thomas Mann, concependolo come uno sguardo retrospettivo alla propria esistenza. E così si spegne, come il protagonista del romanzo, con la mano stretta in quella di Pears, destinatario dell'opera, silenzioso accanto all'amato. È una storia ottocentesca praticamente, di amore e morte. Però così è finito, insomma. Adesso ecco, questo è un disco un po' particolare, mi pare, avendo visto questo è un disco molto particolare. È un disco molto particolare perché è la prima registrazione mondiale di queste opere di Britten, che sono l'Elegia, Elegy, poi ci sono le Three Suites, opera 72, 80 e 87 per sola viola. Quindi è una registrazione, questa è stata una produzione impegnativa, appunto, innanzitutto perché è la prima presentazione mondiale e poi perché la viola non è uno strumento facile. Noi per fare questa registrazione abbiamo avvicinato un grande violista italiano che è Simone Libralon, violista dell'Orchestra Sinfonica di Milano, che si contraddistingue per la sua attività di recital per viola sola, volte a mettere al centro lo strumento e le sue peculiarità sonore. Quindi è importantissimo questo, perché il maestro Libralon, oltre a una tecnica emotiva, diciamo così, di interpretazione, ha anche messo una tecnica, usa una tecnica di esecuzione che è veramente all'avanguardia e che tira fuori da questo strumento delle cose che non tutti sono in grado di tirar fuori. Oltre a dedicarsi regolarmente all'esecuzione del repertorio tradizionale, che spazia dalle origini ai giorni nostri, ha effettuato diverse trascrizioni importantissime per viola sola, importante questo, e portato avanti collaborazioni con altri artisti, ascoltate, pittori, architetti, poeti, per creare eventi culturali trasversali che mettessero in luce contrasti e affinità tra i differenti linguaggi. Se vi rendete conto bene di questa frase capirete che effettivamente il maestro Libralon è un grande interprete. Noi nel 2022, l'anno scorso, abbiamo messo in cantiere questa opera che è stata poi realizzata nella seconda metà comunque, ed è una prima mondiale, come vi ho già detto. Libralon naturalmente ha degli spazi dappertutto, perché viene riconosciuta questa sua grande capacità di esecutore, è ospite in diretta del programma Rai Radio 3 Suite di Rete Toscana Classica, è stato intervistato dai più grandi giornali, e delle sue incisioni ha parlato addirittura Il Sole 24 Ore. Quindi, e poi naturalmente elogi dalla critica, scusatemi, per le qualità tecniche e la bellezza del suono e il respiro della musica solisticamente, in cui lui si esibì per diverse rassegne ed enti nazionali e internazionali. E qui c'è questa lista lunghissima di cose, tra le quali quello che richiama la mia attenzione è che lui ha fatto nelle chiese londinesi di St. Paul al Covent Garden, nella chiesa di St. John a Waterloo e nella chiesa della Street Baptist Church ad Hampstead dei lunchtime recital. Capito? Delle mattinee praticamente. Delle mattinee, praticamente lui suonava la viola sola in chiesa. Pensa a te che effetto fantastico, che suggestività di tutto.
e poi naturalmente suona dappertutto, voglio dire. E invece quello che voglio invece sottolineare, giustamente come leggo qui, che con questa sua enorme familiarità e abilità con questo strumento, la viola, lui ha fatto tantissime trascrizioni per viola sola, tra cui in particolare di Richard Strauss il Don Chisciotte, poi addirittura di Mussorgsky i quadri di un'esposizione. Pensa te. E per poi viola sola. Per viola sola. E poi i notturni di Chopin per viola sola. Questo mi sembra una cosa strana. Però voglio dire, e poi ha fatto sempre per viola sola trascrizione, morte e trasfigurazione di Strauss. E poi ancora, per tornare al discorso di prima, la Dante Symphony di Liszt. Pensa che abilità strumentale e artistica che ha. E anche che coraggio, perché non è facile fare una cosa del genere. Assolutamente no, assolutamente no. Per concludere, nel 2021 ha partecipato al progetto Light del Comune di Varese, scrivendo ed eseguendo in concerto la musica per viola sola per 11 poesie della raccolta omonima del poeta Johann-Joseph Barcelot. Ha fatto praticamente la colonna sonora di queste poesie per viola sola. Cameristicamente vanta collaborazioni con l'affermato Apollon Musagete Quartet, i solisti dell'Orchestra Sinfonica di Milano, Domenico Nordi, il pianista Comellato. In quartetto d'archi ha vinto il 3° premio al concorso della Kammermusik Wettbewerbs des Mozartverein a Norimberga nel 2016. Un grande talento e un grande interprete della viola. Ascoltatevi con attenzione questo disco di Britten e poi dopo mi saprete dire. Vi ricordo anche di iscrivervi al nostro canale per non perdere i prossimi episodi, metteteci un like per sopportarci e mi raccomando, ascoltate questo disco di Britten. Grazie e arrivederci. Thank you.